Salve, e ti segnalo innanzitutto che puoi scaricare queste diapositive navigabili dalla prima lezione di questa sezione. In questa pillola andremo a vedere 4 mini utilità per lavorare con il computer: la pulizia del disco C, la deframmentazione del disco C, la rimozione dei programmi non utilizzati e la creazione di un punto di ripristino. Quindi andremo a vedere come si fa la pulizia del disco C, quindi per eliminare tutti i file non necessari che sono stati accumulati anche durante la giornata, la deframmentazione del disco, che vuol dire che andremo a sistemare tutti i file che sono all'interno del nostro computer, come quando sistemiamo camera nostra, quindi non eliminiamo file ma li sistemiamo in maniera tale che ci sia più spazio all'interno del computer. Poi andremo a vedere come si rimuovono i programmi non utilizzati, che anch'essi occupano spazio inutilmente all'interno del computer. E poi andremo a vedere come si crea un punto di ripristino nel caso in cui commettessimo un errore e volessimo tornare a ripristinare il computer a una certa e precisa data. Cominciamo quindi con la pulizia del disco C. Apriamo la diapositiva, quindi abbiamo detto che con questa operazione andremo a rimuovere tutti i file che non sono necessari, quali file che si sono accumulati nel cestino e anche tutti i file che senza che noi nemmeno ce ne accorgiamo si accumulano navigando su internet. Questa è un'operazione molto importante perché nel tempo si possono accumulare così tanti file che il computer si rallenta molto e poi diventa molto lungo fare anche questa operazione, ci potrebbero volere delle ore se non lo avessimo pulito costantemente, quindi è un'operazione che dura pochi secondi che io consiglio di fare tutte le sere quando spegniamo il nostro computer. Quindi scriviamo qui in questa casella di ricerca in basso pulizia disco, poi clicchiamo su pulizia disco, mettiamo le spunte su ciò che vogliamo cancellare e alla fine clicchiamo su eliminazione file. L'unico accorgimento è quello di vedere se ci sono dei file nel cestino che ci potrebbe essere utile recuperare. Quindi se nel momento in cui andiamo a fare questa operazione non avessimo il tempo di vedere se nel cestino ci sono file utili per il recupero, magari non metteremo la spunta qui su cestino e quindi andremo a eliminare tutto tranne che i file nel cestino. Quindi andiamo adesso a fare questa operazione, scriviamo pulizia disco per vedere come si fa in diretta. Eccolo, clicchiamo qui su pulizia disco, ci compare la nostra casellina, andiamo a mettere le spunte sull'eliminazione di tutto, vedete qui anche i file temporanei di internet, clicchiamo su ok e alla fine clicchiamo su eliminazione file. È un'operazione che io faccio tutti i giorni, come vedrai sarà velocissima, quindi un'operazione veramente consigliata da fare tutti i giorni. Ecco, l'operazione si è conclusa e quindi abbiamo rimosso tutti i file non necessari dal nostro computer. Andiamo poi a vedere come si fa la deframmentazione del disco. Quindi deframmentazione abbiamo detto che significa rimettere a posto tutti i file che sono presenti all'interno del nostro computer in maniera ordinata. Quindi non andiamo a cancellare niente, ma come se sistemassimo la nostra camera andiamo a mettere in maniera ordinata tutto nei cassetti, negli armadi, in modo che non ci sia disordine, in modo che ci sia più spazio all'interno della nostra camera, quindi all'interno del disco C, e che quindi il computer viaggi molto più velocemente. Quindi andremo a scrivere deframmentazione, cliccheremo su deframmentazione e poi andremo a cliccare su modifica impostazioni se vogliamo programmare la deframmentazione in modo automatico, come è possibile fare nei computer più moderni. In quelli più datati bisogna prima cliccare su analizza e una volta che il computer avrà analizzato come può risistemare tutti i file al suo interno, si potrà andare a cliccare su ottimizza e quindi verrà compiuta l'operazione di deframmentazione. Anche in questo caso andiamo a vedere come si fa, quindi qui scriviamo deframmentazione ottimizza unità, clicchiamo, ecco il disco C su cui andiamo a compiere l'operazione di deframmentazione. Qui analizza non è cliccabile perché è programmata la deframmentazione, qui possiamo modificare le impostazioni e andare a dire che magari la vogliamo fare una volta al giorno piuttosto che una volta al mese. Una volta scelta l'operazione, tipo una volta al giorno, clicchiamo su ok e andiamo a fare l'ottimizzazione.
In questo caso si arriva al 100%, ecco che l'ottimizzazione è già fatta. Quindi nei computer più recenti questa operazione viene programmata. Ora io rimetto la mia una volta alla settimana, ok? Quindi è programmata, mentre in quelli più datati bisogna prima cliccare su analizza e poi su ottimizza. Questa operazione può essere lunghissima se non viene fatta con una certa frequenza, quindi nei computer più datati consiglio di fare la deframmentazione del disco almeno una volta al mese, perché se si fa una volta a distanza di lunghi periodi di tempo, sia l'analisi che l'ottimizzazione possono richiedere anche molte ore. Quindi anche con questo argomento abbiamo chiuso. Andiamo avanti e vediamo la rimozione dei programmi non utilizzati. Quindi è importante rimuovere i programmi non utilizzati, perché spesso i programmi hanno un peso abbastanza notevole all'interno del disco C, e quindi è bene rimuovere quelli non utilizzati per creare spazio all'interno del computer, quindi anche in questo caso per andare a velocizzare il nostro computer. Quindi nella casellina in basso a sinistra questa volta scriveremo pannello di controllo, cliccheremo qui su pannello di controllo, poi dalla finestra che ci si apre sceglieremo programmi. A questo punto avremo la lista di tutti i programmi. Ogni volta che installiamo un programma va a finire in questa lista, quindi selezioneremo il programma che vogliamo disinstallare, che non ci serve più, e cliccheremo semplicemente su disinstall. Anche in questo caso andiamo a compiere questa operazione, quindi pannello di controllo, ci clicchiamo, scegliamo programmi e poi disinstalla un programma. Ecco la lista dei programmi, e supponiamo che io volessi disinstallare questo programma, lo seleziono con un solo clic e poi vado semplicemente a cliccare qui su disinstalla, e quindi anche questo argomento lo abbiamo trattato. Vediamo da ultimo la creazione del punto di ripristino. Apriamo la diapositiva e abbiamo detto che creare un punto di ripristino vuol dire creare un'ora ed una data esatte in cui è possibile ripristinare il computer, cioè far tornare il computer a quello stato esatto in termini di programmi installati e di file presenti. Anche questa è un'operazione da compiere almeno una volta alla settimana per non incorrere in spiacevoli sorprese qualora si verificasse per esempio un crash di sistema o commettessimo un errore irreparabile, dove la spiacevole sorpresa è la perdita ovviamente dei file e dei nostri dati all'interno del computer. Quindi qui andiamo a scrivere nella casella in basso a sinistra, questa volta punto di ripristino, clicchiamo qui su punto di ripristino, clicchiamo su scegli un punto di ripristino, quindi mettiamo la spunta qui perché di default è su quest'altra la creazione automatica del computer, e poi andiamo a cliccare su crea il punto di ripristino, diamo un nome che vogliamo, diamo il nome che vogliamo a questo punto di ripristino, clicchiamo su crea, a questo punto iniziano le operazioni del computer di creazione del punto di ripristino, e poi ci avvertirà del fatto che la creazione del punto di ripristino è stata completata, quindi è stata creata. A questo punto dalla nostra finestrina possiamo andare a cliccare su ripristino configurazione di sistema nel caso in cui ne avessimo necessità, e andare a dire ripristinami il computer a questa data e a questa ora esatta. Questo è un punto di ripristino che io ho creato oggi in data 18 gennaio 2022 alle ore 11:42 e 42 secondi, quindi mi ripristinerebbe, se io scegliessi di farlo, il computer a quell'ora esatta. Quindi anche questo argomento lo abbiamo visto e trattato in maniera, diciamo, esauriente.